Allora, a questo punto che cosa succede? Sulla nostra tipologia di applicazione vogliamo gestire le città preferite, perché altrimenti tutte le volte che aggiorniamo la pagina, guardate, premo F5, dobbiamo sempre riselezionare la città. Allora, la cosa più importante in questo momento è quella di creare, o almeno se ho selezionato la città, ok, quindi cerco per esempio Pratola Peligna, ok, vado in cerca, seleziono, quindi al clic di questo elemento noi sappiamo che questo nome viene inserito all'interno del component sull'attributo, guardate, che si chiama località selezionata. Ok? La cosa un po' più importante è proprio questa. Quando ho il valore di località selezionata, quindi location selezionata, vorrei che comparisse un pulsantino con su scritto inserisci l'elemento nei preferiti. Però sapete qual è l'idea? Non posso mettere nei preferiti soltanto la location selezionata, ma devo mettere anche la latitudine e la longitudine selezionata, perché queste sono due informazioni estremamente importanti per noi. Ok? E devo visualizzare i preferiti solo se ho queste tre combinazioni: latitudine, longitudine e il nome della città di riferimento. Quindi a questo punto che cosa faccio? Location latitudine di tipologia string, che ovviamente è opzionale nella fase iniziale, ok? E ovviamente la location longitudine. Ci siamo? Allora a questo punto che cosa succede? Posso modificare anche la parte di location selezionata togliendolo direttamente da qui dentro. Guardate, questo effetto praticamente ha ovviamente un'opzionalità su questo elemento, ok? Non viene visualizzato assolutamente niente sul mio progetto, semplicemente non compare nulla qui sotto, comparirà soltanto se vado a selezionare un elemento. Ok? Se voglio riprodurre lo stesso identico funzionamento di prima, anche non avendo selezionato assolutamente nulla, mi basta andare ovviamente sul Meteo Component. Ovviamente qui invece di mettergli la location selezionata se la location è selezionata, ok, va bene, oppure ovviamente visualizza il seleziona la città. Perdonatemi, devo inserirlo sotto questo punto di vista, e quindi questo, vedete, ha lo stesso identico valore di prima. Se cerco Pratola, ovviamente questo verrà sostituito, una volta che clicco, con il valore di Pratola Peligna. Ci siamo? Allora a questo punto che cosa voglio visualizzare? Voglio visualizzare un elemento composto esattamente in questo modo. Ragazzi, faccio la cosa più semplice in assoluto. Prima dell'H1, comunque sia proprio in precedenza dell'H1, posso crearmi una sorta di div class row, ok? La faccio molto 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 naif, non mi interessa. Div class row, dove gli metto una div class col md, ovviamente gli metto 10, ok? Alla fine, quindi questo H1 lo metto esattamente qua, e alla fine di questo elemento, quindi gli metto negli ultimi due separatori, guardate, un pulsantino, ok? Quindi guardate, un div class button, scusatemi, btn, non un div, perdonatemi, un button, ok? Con una classe btn primary, dove all'interno gli metto un elemento, quindi ho l'FE icons, gli metto una class FA star. Ovviamente che cosa fa l'FA star? Button, ovviamente il type sarà button, perché deve essere un pulsante JavaScript non submit. Guardate che praticamente visualizza questo. Quando esiste, ovviamente seleziona la città, o che significa che non è stato selezionato alcuna città, questo qui non lo devo visualizzare, e quindi che cosa devo far vedere? Devo impostare ovviamente che questo button abbia un ngIf, ovviamente, se e solo se ovviamente esiste la location latitudine, anzi facciamo così, la location selezionata. Eccolo qui, così almeno ce l'abbiamo già impostato. Vedete? Non ce l'ho impostato, se cerco Pratola Peligna, non lo visualizzo, vado a cliccare su Pratola Peligna, mi compare questo pulsantino. Chiaro? Allora, l'idea è che quando clicco su questo pulsante io devo mettere Pratola Peligna all'interno del local storage, ok? E devo ovviamente anche evitare che questo elemento sia inserito nel local storage. Vediamo un po' come funziona.
Allora, come primo step devo gestire i preferiti. Allora, chi è che gestirà i preferiti? Tecnicamente sarà il service, quindi devo cercare di devo creare un nuovo service, quindi stoppo ovviamente il mio server, ok? E vado in CLS, faccio un ng generate service, ovviamente lo metto dentro a services, slash preferiti, e quindi questo mi costruirà fondamentalmente un nuovo elemento che si chiama preferiti service.ts. Allora, che cosa succede qui dentro? Ovviamente rivado in ngserve, all'interno del preferiti service che cosa devo andare a creare? Ragazzi, tecnicamente il local storage, se avete seguito la mia playlist su Angular e local storage, devo verificare che questo preferiti esista nella fase iniziale. Quindi come faccio? Vado ovviamente a prendermi la stringa contenente questo elemento del local storage, quindi facciamo un const, quindi contenuto del local storage, ok, sarà uguale a che cosa? Local storage. Ovviamente get item, e lo chiamo per esempio preferiti meteo. Ok? Attenzione ad una cosa estremamente importante. Se non riesco a prendere questo valore, quindi se ovviamente non esiste contenuto del local storage, io lo devo creare, ok? E quindi faccio il contenuto del local storage. Scusatemi, local storage.setItem, dove gli vado a mettere ovviamente quello che è l'identificativo, che sarà ovviamente una versione di JSON.stringify di che cosa? Di un array vuoto. Vedete? E questo è estremamente importante perché in questo caso se non esiste lo vado a creare, così almeno subito dopo ce l'ho a disposizione. Ovviamente se invece esiste, vado in else, vado a mettere queste informazioni da qualche parte, sarà qui direttamente qui sopra, quindi facciamo un elenco di che cosa, di tipologia any, tra poco vi spiego per quale motivo lo metto sotto forma di any, è uguale ad un nuovo array, altrimenti quindi this.elenco è uguale a json.parse del contenuto del local storage. Benissimo. Perché ho fatto questo e soprattutto perché ho utilizzato any? Ragazzi, ricordatevi sempre che l'utilizzo di any è il fallimento della tipizzazione forte, quindi dobbiamo sempre evitare di avere questi elementi a disposizione. Bene, la cosa un po' più importante per noi qual è? È quella di inserire o comunque sia di creare un nuovo model relativo al preferito. Ma secondo voi che cosa ci sarà dentro? Ci sarà sicuramente il nome e poi il nome della città e poi latitudine e longitudine. Come funziona in questo caso? Quindi vado a crearmi il model, stoppo l'esecuzione del mio server, vado in CLS e vado in ng generate class, ovviamente dentro a models slash preferito. Eccolo qua. Fondamentalmente che cosa succede? All'interno di preferito.ts vado a mettere i tre elementi fondamentali per noi che saranno il nome, poi di tipologia string, poi la latitudine di tipologia string e poi la longitudine di tipologia string. A questo punto faccio il constructor che prende dentro un data di tipologia partial su preferito, ok? Che deve essere obbligatorio specificato qui dentro perché altrimenti non posso andare avanti, e vado this.nome è uguale a data.nome oppure non definito, fondamentalmente. Stessa identica cosa per latitudine e longitudine. Latitudine e longitudine, latitudine e longitudine. Perfetto. A questo punto posso ritornare sul mio preferiti service, ok? Ed impostare questo elenco come un array di preferito, ok? E questo è estremamente importante per noi perché sappiamo già di che tipo di elemento si tratta e lui cercherà intanto anche nel JSON parse di fillare e quindi di inserire queste informazioni direttamente lì dentro. A questo punto che cosa faccio? Faccio la prima funzione, ok? Che è quella dell'inserimento del preferito, quindi aggiungi preferito, aggiungi. Ok? All'interno che cosa vado ad inserirgli? Guardate, gli passo direttamente l'oggetto, quindi obj preferito, di che tipologia? Di tipo preferito. Eccolo qui. A questo punto che cosa succede? Lui mi restituisce un boolean,
Perché? Perché il preferito deve essere aggiunto se non esiste già. Facciamo prima l'aggiunta al preferito e poi facciamo la verifica, ok? Allora, ovviamente prendiamo l'elenco, ok? Gli facciamo un this.elenco, gli facciamo un push, ok, di che cosa? Dell'obj preferito, perché tanto è compatibile direttamente con quello che c'è direttamente là dentro. Faccio un scusatemi, un local storage.setItem e vado a risostituire, guardate, il preferiti meteo, ok, con la versione json.stringify del nuovo elenco a cui ho aggiunto questa tipologia di elemento. E poi ovviamente faccio un return true, ok? Vediamo un po' se funziona la versione basilare. Chiaro? Allora, quando effettuo questa operazione che cosa devo fare? Beh, tecnicamente ritorno sul mio meteo component.html e se clicco sul pulsante, guardate, gli faccio un clic, ok? Creo un aggiungi preferito, ok? A questo punto dentro non porterà assolutamente niente perché le informazioni sono già salvate dove? Guardate ragazzi, sono già salvate qui sopra, ok? Infatti su questi 3 elementi. E infatti che cosa devo andare a creare? Vado a crearmi il nuovo metodo che si chiama aggiungi preferito, ok? Che non prende assolutamente niente, mi restituisce un void e va a verificare ovviamente se queste 3 informazioni se queste 3 informazioni non esistono, quindi se non esiste questo oppure non esiste, scusatemi, la location latitudine e oppure non esiste la location longitudine, allora che cosa fai? Beh ragazzi, faccio un bel alert, non posso aggiungere ai preferiti, ok? Ed ovviamente cosa succede? Queste sono this, ci manca perché sono gli attributi, this punto. Allora, se succede questo, faccio una return e basta. Quindi sono certo che questa location selezionata esiste sempre, ok? Altrimenti che cosa faccio? Faccio una const preferito, pref, di tipologia preferito. Guardate, utilizzo il partial che tanto c'ha già tutto quanto a disposizione. Che cosa c'ha dentro? C'ha nome di tipologia, ovviamente, scusatemi, pref di tipologia preferito, perdonatemi, è uguale ad un nuovo preferito che dentro utilizza il partial dove c'è il nome, due punti this.location selezionata, eccolo qui, poi lat di tipologia, quindi con valore this.lat la location latitudine, perdonatemi, lon due punti this.location longitudine ed eccolo qui. Adesso che cosa devo fare? Devo richiamare il service del preferito che non ho a disposizione, ma lo vado ad integrare, lo vado ad iniettare nel mio costruttore. Vado qui sopra, eccolo qua, faccio un'altra private pref service, due punti di tipologia preferito service, ok? Questo qui me lo porto qua sotto, quindi richiamo, una volta che ho effettuato questa operazione, this.preferitoservice.aggiungi a cui passo esattamente il preferito, ma aggiungi mi restituirà un booleano, quindi gli posso inserire tranquillamente se ovviamente questa operazione è andata a buon fine, mi fai un bel alert preferito aggiunto con successo, ok? Altrimenti faccio errore nell'aggiunta preferiti. Errore nell'aggiunta dei preferiti, ok? Nei preferiti. Facciamo una prova. Vado in ngserve. Vediamo che tutto vada bene nel build, funziona. Adesso mi riporta esattamente questo elemento e vado su ispeziona. Vado su applicazione, cerco l'archiviazione locale, se ci fate caso c'è preferiti meteo. Perché? Perché utilizzando l'iniezione lui ha già utilizzato il suo costruttore e l'ha praticamente valorizzato a vuoto. Cerco la città e cerco Pratola, vado in cerca, guardate, in pratica seleziono, clicco su questo pulsantino, tac,
non posso aggiungere preferiti. Adesso vediamo per quale motivo. Vado in console, ok? Vado ad effettuare un po' di debugging, guardate, metto un debugger sotto questo punto di vista, questo è un trucchetto molto carino che vi può essere utile. Quando vado a cercare Pratola, facciamo un po' di debugging insieme, il bello del live coding anche registrato, eccolo lì, lui mi dice non posso aggiungere preferiti. Perché location, questo non avviene perché la location selezionata viene valorizzata ma non la latitudine e la longitudine. Infatti quando è che devo impostare questa funzionalità o comunque sia devo obbligarla? Quando vado ovviamente a selezionare la città. Eccolo qui, vedete? Ho immesso location selezionata col var nom, ok? Ma a questo punto qui dentro devo fare un this.location latitudine uguale var lat, ok? This.location latitudine uguale var, scusatemi, longitudine uguale var lon, e qui ci sono. Riproviamo. Guardate, ritorno esattamente qui, rivado sull'applicazione con i preferiti meteo, cerco Pratola, guardate, vado in cerca, clicco su Pratola Peligna, clicco sul pulsante, preferito aggiunto con successo, clicco su OK e guardate cosa c'è nel local storage, praticamente ho inserito questo elemento. Adesso immaginatevi di voler inserire ad esempio Roma, vado in Roma Lazio, clicco sul pulsante dei preferiti ed ovviamente guardate cosa succede, mi ritrovo esattamente questi due valori, ok? E quindi sono riuscito ad aggiungerli ai preferiti. Adesso mi piacerebbe visualizzare prima della ricerca, quindi prima della barra di ricerca, stiamo facendo un marasma, stiamo creando, tra virgolette, tante tipologie di elemento con preferiti o altro, ma è questo quello che ci interessa nella fase iniziale. Posso subito sotto la barra della ricerca, forse potrebbe essere un po' più comodo, guardate, vado su meteocomponent.html, prima della città selezionata mi vado a fare ovviamente un'altra HR con una row, una div class row, dove inserisco ovviamente un div class call, ok, e la chiamo, guardate, con un H1 preferiti, ok? Qui dentro vado a mettere una UL, ok? Utilizzando le stesse identiche UL con la classe list group, è tanto carina quella che abbiamo utilizzato prima, e delle list item ovviamente che devono essere compatibili con dei piccoli riquadri. Adesso devo andare a scansionare questo elemento con tutti quanti i miei preferiti, ok? E quindi che cosa faccio? Bene, i preferiti li devo mettere dentro ad un elenco, ok? E devo far partire la richiesta appena creo la mia applicazione. Vado su Meteo Component, appena invoco il componente. Vado su Meteo Component e che cosa faccio? Subito sotto, ovviamente, il costruttore, okay, che non fa praticamente nulla, utilizzo un metodo particolare, ok, un hook particolare di Angular che si chiama ngOnInit, che in pratica attende la sua esecuzione, scusatemi, ngOnInit con la n piccola, attende la sua esecuzione quando Angular ha finito di caricare il meteocomponent.html. A questo punto che cosa succede? Io vado a crearmi un nuovo elenco che sarà elenco preferiti di tipologia preferito sotto forma di array, che all'inizio è ovviamente un elemento vuoto, vedete questo è quello che ho appena creato, e poi vado in ngOnInit a richiedere al service mi dai l'elenco di tutti quanti i tuoi preferiti? Come faccio a richiederglielo? Guardate, vado ovviamente sul preferiti service, creo un nuovo elemento che si chiama lista, ok? Non prende niente e restituisce un elenco di preferito. Eccolo qui. Allora a questo punto che cosa succede? Vado a dirgli restituisci per favore tutto quanto l'elenco che è a disposizione, quindi questa sorta di getAll mi va a richiedere informazioni al local storage, un'altra volta non aspetta ovviamente quello che c'è direttamente qui sopra, ho la certezza che esiste quell'elemento all'interno del local storage, e che cosa dovrei fare? Ragazzi, tecnicamente è esattamente quello che c'è qui sopra, ok? Significa che
ovviamente vado a fare local storage.getItem, vado a prendere l'item preferiti meteo, const ovviamente elenco, facciamo contenuto local storage uguale a local storage.getItem, perfetto. A questo punto cosa faccio? Ovviamente faccio una return di che cosa? Beh, ovviamente se esiste il contenuto del local storage, allora faccio il JSON parse, ok, di che cosa? Di contenuto ls e lo restituisco. Altrimenti restituisco un array vuoto. Vedete? È praticamente lo stesso identico controllo che abbiamo fatto prima. A questo punto ho realizzato la parte di lista, vado sul meteocomponent.ts e qui dentro che cosa faccio? This.elenco preferiti è uguale a che cosa? A this.preferiti service. Guardate, lista. Non ci sono promise, è tutto quanto sincrono fondamentalmente e quindi ce l'ho già a disposizione. Adesso che cosa devo fare? Vado ovviamente sul meteocomponent.html e all'interno della lista che cosa vado ad inserire? Metto soltanto il nome. Quindi faccio un bel ng4, ok? Dove gli metto un ng4. Che cosa? Ovviamente per ogni let p di preferito of elenco preferiti, ok? Vado a sputare fuori. Guardate, vado a capo così almeno organizziamo e formattiamo un po' meglio, il P, punto, datemi un attimo che metto gli spazi, allora, nom, che in pratica è compatibile con quello che noi abbiamo messo all'interno del nostro model, vedete? Nome, perdonatemi, meno male che ho ricontrollato. Eccolo qui, la build è andata a buon fine, vado ad avviare. Vedete che qui ci stanno preferiti Prato La Peligna e Roma? Questa è molto 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 carina come tipologia di approccio. Che cosa significa? Che praticamente ogni volta che noi effettuiamo un'operazione, ad esempio voglio Los Angeles, vediamo un po' se c'è, facciamo Ross Budol, ok? Vado a metterlo nei preferiti, preferito aggiunto con successo, ok? Una volta che effettuo la chiamata ai preferiti, che cosa devo fare? Devo riaggiornare la lista dei preferiti, quindi guardate, rivado ovviamente ad aggiornare, ce l'ho, ma questa parte solo all'inizio. Quindi quando io metto nei preferiti un elemento, che cosa devo fare? Richiamare esattamente questa tipologia di struttura qui. Quindi all'aggiunta dei preferiti, preferito aggiunto con successo, oltre a darmi questa alert qui, mi deve anche richiamare l'update dell'elenco preferiti. Ok? Potete creare un metodo a parte, ma c'ha solo una funzione, non è a questo punto obbligatorio. Quindi vado per esempio a cercare un elemento che è Corugna, ok? Vediamo un pochettino. Corugna, vediamo un po' se la trova. Eccolo qui, Corugna, Galizia, Spagna. Una volta che lo seleziono e lo metto tra i preferiti, clicco, preferito aggiunto con successo, vedete? L'ho inserito qui sotto. Ok? A questo punto che cosa facciamo? Ci manca la verifica della presenza dei preferiti già presenti, quindi non devo aggiungere elementi che esistono già, che sono già presenti all'interno del nostro elenco dei preferiti, e poi ovviamente anche la rimozione dei preferiti.